Ciao amici e bentornati in questo strano giro pesca. Nel video precedente abbiamo parlato di tutte quelle cose necessarie da sapere per entrare in Malesia, ma ora che siamo ufficialmente a Kuala Lumpur, iniziamo il giro della città. Infatti, in questo video vi voglio parlare delle 10 cose da vedere gratis consigliate dai local. Perché all'interno di questa esperienza ho avuto la fortuna di fare amicizia con una famiglia musulmana che vive a Kuala Lumpur da oltre 15 anni e quindi diciamo mi ha permesso di scoprire la città dall'interno e ho assolutamente voglia di condividere con voi tutte le mie scoperte. In qualsiasi posto incredibile loro sono sempre scalzi. Ok, spalle coperte, entro. Sono tornata in India per un attimo, solamente che questo posto non puzza. È bellissimo. Non me l'aspettavo così bello. Quando sono stata in India, le statue che c'erano sul Meenakshi Temple erano un po' consumate e quindi i colori non erano particolarmente brillanti. Sicuramente questo è meno autentico, però mi piace da impazzire, bellissimo. ,6 milioni di indiani malesi sono indù, quindi circa l'85%, e ci sono 140.000 malesi che praticano l'induismo e che non sono indiani. Wow, è super aperta, c'è un'area di tolleranza che avevo sentito solamente in Indonesia. Visti questi numeroni pensavo che l'induismo fosse la seconda religione prevalente in Malesia e invece è la quarta, però sono comunque quasi 2 milioni di persone. Nel frattempo sono arrivata davanti al tempio cinese. Vi giuro che alle ultime grigliate che ho fatto c'era molto meno fumo. L'aria è praticamente irrespirabile, l'odore è fortissimo. Ho scoperto troppo tardi che in realtà dentro non si possono fare né foto né video, però c'erano un sacco di persone che li facevano, poi ho letto il cartello, ok, li uso semplicemente perché ce li ho, però mi dispiace. Sto andando a cercare la via dei Murales e sto passando per Petaling Street, una strada nel quartiere di Chinatown molto famosa per i mercati o comunque le cose da comprare, le bancarelle, è una via commerciale. Vendono di tutto. Tutti i falsi del mondo, ci sono tutte le marche che volete, anche le cuffie della Apple c'hanno qui, incredibile. Scarpe della Nike. Scarpe della Nike addirittura incelofanate, pazzesco. Hi. La penna della Montblanc, quella della Rolex, c'è tutto. Sono tipo dentro a un mercato, non so neanche se posso stare qui, è un po' strano. C'è un puzzo incredibile. Dio santo. Ah, che bei toponi! Bene. Salve. Sì.
Passo un attimo, passo un secondino, bene. Allora, ho chiesto informazioni, mi hanno detto di passare per questa strada non proprio bellissima, ecco. Forse qui dentro? Nemmeno per sogno? O forse sì? Sì! Che bello! Sì, deliziosa. Piena, pienissima. Ah, guarda lassù. Ovviamente piena di persone che si fanno le foto, ma neanche troppo. È particolare perché ogni graffito, come i bambini che saltano la corda, ha un pezzo, diciamo, reale che esce dal dipinto. Per essere una via particolarmente famosa, sì, ci sono delle persone che si fanno le foto normale, però me l'aspettavo molto più affollata. Fantastico. Mentre andiamo verso una delle piazze principali, vi dico che io sono arrivata in Malesia con delle aspettative abbastanza basse e quindi mi sto piano piano lasciando sorprendere, almeno per quanto riguarda la capitale, perché le vibes che mi stanno arrivando sono notevoli. Siamo arrivati a Dataran Merdeka, o in italiano Piazza dell'Indipendenza, e si chiama così perché la bandiera malese venne issata per la prima volta il 31 agosto del 57 proprio in questa piazza. I local sono super affezionati a questa piazza, infatti per esempio quando magari sono sul taxi che mi sto spostando e ci passiamo di fronte, loro me la indicano e mi chiedono se conosco la storia, se so che appunto il popolo malese ha raggiunto l'indipendenza dal governo britannico. In realtà durante la seconda guerra mondiale era in mano ai giapponesi, però insomma il dominio più grosso è stato quello inglese e ci sentono tanto per questo posto. Comunque adesso ci facciamo un bel giro intorno e così arriviamo al fiume della vita, il River of Life, che è un po' in secca e anche un po' marroncino, però mi hanno detto che ci sono, eccoli là, dei bei graffiti lungo il fiume. Allora, sono molto belli, però probabilmente d'inverno, quando il livello del fiume è più alto, danno il meglio, ecco. Comunque Kuala è super piena di graffiti e di colori, mette di buon umore. Anche se di solito faccio vedere tutt'altro, questa è una tappa che sicuramente non possiamo non fare perché sono un po' il simbolo di KL, di Kuala Lumpur. Attualmente le torri gemelle più alte del mondo, 452 metri di altezza, 90 piani, le Petronas Tower. Alle 7:30 di sera si accendono le luci anche sul laghetto che sta sotto le torri. Può essere carino venirci a fare un salto, anche se praticamente le vedrete tutto il giorno, tutti i giorni finché state qua. Svettano da qualsiasi angolo della città. Però passarci sotto, la sera ovviamente perché illuminate sono molto più belle, la considero una cosa da fare quando sei a Kuala Lumpur. Buongiorno, sono le 6 del mattino e ho ancora un piede nei sogni praticamente.
stamattina andiamo a vedere le Batu Caves e quindi ci siamo svegliati prima dell'alba in modo da poterla vedere là e soprattutto in modo tale da non trovare un fiume di gente quando arriviamo. Sì, parlo al plurale perché nel frattempo sono venuti a trovarmi mio padre e la sua compagna. Ascolta. Ciao! Siamo arrivati alle Batu Caves. Che bello! Uno dei più famosi templi indù al di fuori dell'India. È magnifico. Me lo aspettavo molto più turistico e soprattutto meno frequentato dai local. Datemi retta, prossima tappa Malesia, non potete non venire qui, è straordinario. E una delle cose che più mi fa impazzire è che convivono benissimo i contrasti. Da una parte i grandi grattacieli, le città, la metropolitana, il traffico, e dall'altra questo. È speciale. Kuala Lumpur è una città ibrida, è un mix di cose, è un contrasto puro. Quella che state guardando è la Temple Cave, cioè la grotta che si incontra una volta saliti quei meravigliosi 272 gradini colorati. Le grotte in tutto sono 30, ma molte non sono più accessibili. Hanno un'età geologica di circa 400 milioni di anni e nell'antichità hanno offerto riparo alle popolazioni malesi. Allegra. Il giardino botanico di Kuala Lumpur è una vera e propria oasi di pace, in cui potete prendere aria fresca e allontanarvi dal caos della città. Tra l'altro nel giardino tutte le piante hanno un QR code per poter leggere la storia degli alberi. Non proprio una bella scena. Comunque per la cronaca al giardino botanico non vi potete baciare, non potete nuotare, non potete pescare, portare bombolette spray e tanto altro. No vabbè, a parte il baciarsi in pubblico, le fusioni sono veramente malviste in Malesia. Tanto che quando prenotate un albergo e siete magari fidanzati, spesso vi possono chiedere se siete sposati. E la cosa migliore è magari dire una piccola bugia, perché non è corretto dormire nella stessa camera se non si è sposati. Benvenuti alla Masjid Negara di Kuala Lumpur.
Masjid significa moschea e Negara significa nazionale. È simbolo non solo della religione di Stato, ma anche dell'indipendenza malese, perché è stata edificata subito dopo l'acquisita indipendenza dal colonialismo inglese. Questa per me è stata la prima volta in cui sono riuscita a vedere il tetto di una moschea non tipicamente fatto a forma di cupola, ma come in questo caso fatto a forma di ombrello con 16 punte, di cui 11 rappresentano le province malesi e 5 i cardini musulmani. Inoltre questa moschea è dominata dal colore blu e per questo sarà molto diversa rispetto a quella che vedrete in uno dei prossimi video a Putrajaya, dove il colore dominante sarà invece il rosa. Il blu, nella religione islamica, racchiude l'attesa simbolica, la magia e il mistero. In alcune correnti addirittura il blu è il colore delle azioni positive. Ora ci rinfreschiamo un pochino. Ah, che belli monzoni! Ormai siamo amici. Ed era un cinema prima? Un ex cinema, sì. Ok. È stato convertito a uno spazio di comunità. E chi sa, non dire. Vabbè ragazzi, comunque. Vabbè, ci torniamo domani. Lo sapete? Ci torniamo, peccato perché. Si sente l'odore del No, è legno da aperta. qui. È aperta! Introduco. Ah, siamo dietro il cinema praticamente. Sì, esattamente. Che meraviglia! Eccoci finalmente arrivati alla Rex KL, l'ultima tappa gratuita di questo magico percorso nella capitale malese. Fino a pochi anni fa non era altro che un vecchio cinema, oggi invece è una delle librerie più suggestive che abbia mai visto nella mia vita. Durante il mio soggiorno a Kuala ci sono venuta tantissime volte e l'ho trovata sempre aperta, sia di giorno che di notte. Quindi veniteci un po' quando vi pare, ma non saltatela per nessun motivo. Siamo ufficialmente arrivati alla fine del video e tutto quello che avete visto è totalmente gratuito. Fatemi sapere nei commenti qual è la cosa che vi ha colpito di più e perché. Se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al canale perché il nostro viaggio in Malesia continua.